Che spettacolo! Buongiorno scoppiati, ci troviamo a 300 metri sopra Cusco, nella famosa fortezza di Sacsayhuaman, che come potete vedere è composta da queste mura ciclopiche in pietra poligonale e nessuna pietra è uguale all'altra, sono tutte di forme diverse, potete vedere quanto sono immensamente grosse. Questa era una fortezza precoloniale, pre-Inca, come a Cusco dicono che sia stata costruita dagli Inca, ma come vi faremo vedere dopo non è assolutamente vero, perché sono almeno due stili differenti. Guardate l'immensità di queste pietre, come la cava è a chilometri di distanza da qua, come avrebbero potuto mai trasportare se all'epoca prima degli spagnoli non c'erano i cavalli. Vagli vicino un attimo. Devo andare più vicino? Sì, fa sta... perché magari dal video... supera. Magari dal video... non si capisce quanto è grosso. Quanto sei alto? Io sono alto 1,65 e... se allunghi il braccio sarà a 2 metri, ci arrivi? Sì, io arrivo a 2 metri, forse lo supero allungando il braccio, però queste pietre sono alte, la fortezza in sé arriva anche a 5 metri e tra l'altro senza contare che le fondamenta sono almeno altri 3 metri sottoterra, quindi potete immaginare la potenza di questa fortezza. E se mi seguite vi faccio vedere un po'. Le geometrie, come l'hanno lavorata. Come l'hanno lavorata. Perché non è assolutamente come le altre. No? Sì, e no, non c'è niente al mondo come questo. E questa è una fortezza che si dice che appunto sia Inca, quindi avrà 1000-1500 anni. Onestamente nessuno ci crede, perché come abbiamo detto anche nel video che abbiamo fatto per Cusco, l'unica cosa che veramente rimane nel tempo è la pietra. E se pensate che 12.000 anni fa c'è stato lo Younger Dryas e praticamente ha distrutto il mini glaciale, potrebbe aver distrutto tutto ciò che ha incontrato, ciò che veramente rimane è la pietra. Se noi adesso arrivasse un cataclisma e distruggesse tutto, ciò che rimane a noi non sono i computer, le strutture in cemento, ma è la pietra ciò che rimane per millenni. O l'adobe del Chan Chan. L'adobe del Chan Chan, sì, quello dicevano che era precolombiane, poi mi dite questo invece, questo cos'è? Questo è Inca? Non ci crede nessuno. Guardate l'immensità di queste pietre, tra l'altro se vedete, adesso magari, guardate questa quanto è grossa, tra l'altro negli angoli le pietre sono più grosse rispetto a quelle che formano le mura, ogni singola pietra è diversa dall'altra, non c'è nessuna pietra uguale. E come fai a trovarle tutte uguali? No, non ce n'è. E io adesso, guarda l'immensità di questa pietra. Magari dal video non si nota molto. No. Ecco, come potete vedere, tutta la struttura è considerata Inca, anche le pietre sopra, ma come potete vedere gli stili sono decisamente diversi, ma decisamente diversi. Quindi se quello è Inca, quello sotto non poteva esserlo. Sono due lavori completamente diversi. Questo era quello che è rimasto, sono pietre giganti, e questo l'hanno poi ristrutturato dopo da un'altra cultura. E infatti il modo di lavorazione è totalmente differente. E la cosa incredibile è che, come vedete, nelle strutture Inca c'è molto spazio tra una roccia e l'altra, mentre se andate a vedere quelle più grosse di Sacsayhuaman, non ci passa nemmeno un foglio di carta, un coltello, un foglio di carta, niente. Zero. Adesso qua c'è un po' d'ombra, non so se si vede. E venite a vedere quanto è grossa questa pietra. Tipo qua. Cioè non c'è proprio uno spazio. Venite a vedere quanto è grossa questa pietra è ottagonale. Non so se vuoi... vai vicino. Per un'idea della dimensione. Queste pietre si dicono che pesano dai 80 ai 125 tonnellate, però quelle più grosse si stimano che possono arrivare anche a 300 tonnellate. Ora ditemi come hanno fatto a scavarla, a trasportarla, se la cava è distante da qua,
hanno dovuto fare un viaggio completamente in salita senza Perché ci cavalli, troviamo, ci troviamo arroccati in una cazzo di collina. una cazzo di collina, senza cavalli. Se fosse la datazione è quella che Ma dicono, che spettacolo! non avrebbero dovuto nemmeno conoscere la ruota, e anche se conoscessero la ruota, io non mi spiego come avrebbero sollevato questi massi e messi su un carro con le ruote. Quello che a me una teoria plausibile è che, non so se vedete questi buchi, ci sono in quasi tutte le pietre. A me è quello che rimanda è come se delle macchine potessero incastrarsi in quei buchi lì e sollevare le pietre. Sì, tipo un muletto. Esatto, perché ovviamente il legno non può entrarci, non si può incastrare, quindi avrebbero dovuto avere qualcosa per sollevare questi massi. Il fatto è che l'uomo non poteva farlo perché non aveva abbastanza forza, e anche se ci avevano 20.000 uomini non c'era spazio per sollevare una pietra così. E quindi è possibile che erano molto avanzati, avevano altre macchine che magari sono andate perdute durante lo Younger Dryas, e perché appunto si è rimasta Distrutto tutto. soltanto la pietra. Questa è probabilmente la pietra più grossa di tutta la fortezza. E probabilmente sia anche rovinata, potrebbe essere stata più grossa. Non so se vedete quella pietra laggiù, sempre che fa angolo, è come se Spezzata. fosse stata spezzata, e quindi probabilmente potrebbe essere stata anche più grossa. Ma voi non avete idea di quanto sono grosse. Io non so se rende in video. Comunque una cosa molto interessante è che Cusco, la mappa tipografica di Cusco, geografica, presa dall'alto, assomiglia molto a un puma in posizione supina, in cui Sacsayhuaman ne è la testa. Ve lo mostreremo nel video. Sì, nel video con una cartina. E se guardate questa formazione di roccia, assomiglia molto alla zampa di un puma, cioè praticamente la zampa, il piede e i 4 sassi in cima sono come le dita, no? Del puma. E come potete vedere lì, di fianco, sopra, c'è la costruzione Inca, che non ha nulla a che vedere diversa. a livello architettonico, è molto meno raffinato rispetto a Sacsayhuaman. Ora ci sono, oltre alla trasportazione classica, ci sono diverse teorie che alcuni studiosi hanno dato per la costruzione di questa imponente fortezza. La prima è che la si pensa anche che sia stata lo stesso per la costruzione delle piramidi d'Egitto, ovvero che queste civiltà utilizzavano una tecnologia che fosse in grado di sollevare le pietre, arrivando a utilizzare certe frequenze che potessero appunto sollevare le pietre o alleggerirle in modo che le persone potessero sollevarle, perché se raggiungi certe frequenze con il suono, la materia si può cambiare, e questo è stato provato tantissime volte, ne parla anche la NASA, possiamo mettere anche dei... Certo, la velocità del razzo. Sì, esatto, cambia completamente la fisica se si raggiungono certe frequenze sonore, e possiamo anche mostrarvi dei video da mettere il link, nessun problema, perché ci piace provare ciò che diciamo. Però per me la teoria più plausibile è che in questo caso coloro che hanno costruito Sacsayhuaman hanno creato la pietra, perché esiste una pietra chiamata pietra geopolimera, in cui praticamente prendi elementi chimici e tu praticamente incomponi la pietra e l'impasti da zero, e la puoi modellare come ti pare, e poi col tempo si solidifica e diventa praticamente roccia, esattamente uguale a una pietra normale. E questa è un'altra forma di creare roccia che esiste tuttora, però nell'epoca moderna è stata studiata solo e iniziata solo nel 1950, quindi è possibile farlo. Quello che mi viene in mente è che in passato probabilmente loro già sapevano come costruire questa pietra geopolimera, e però questa tecnologia è andata semplicemente perduta ed è stata poi riscoperta migliaia di anni dopo da noi uomini evoluti nel 1950,
ed è una pietra resistentissima, resiste alla pioggia, resiste al vento e come potete vedere è ancora qua dopo migliaia di anni, perché questa secondo me non ha 1500 anni come ci dicono, non è Inca, questa è... Non so quanti anni ha, ma se torniamo indietro alla Younger Dryas potrebbe avere almeno 12.000 anni, per quanto mi riguarda. Ed è, che dire, è la cosa più imponente che abbia mai visto. Poi perché gli Inca dietro questa fortezza ci hanno costruito la loro cittadella, sono arrivati, Certo, come a Cusco, come abbiamo mostrato nel video precedente di Cusco, sono arrivati, hanno trovato queste pietre, certo, trovi le mura di un castello, ti insidi ci e... costruisci sopra, Certo. perché buttarlo giù e ricostruire? Soprattutto con delle mura del genere. Che ti viene a rompere il cazzo. Vabbè. Poi la fortezza si espande per centinaia di metri, adesso noi vi facciamo vedere solo una piccola parte, quindi... Certo. Ok ragazzi, ci siamo scordati di dirvi una cosa, a parte vogliamo far vedere la bellezza di questa porta, guardate le figure tutte diverse, incastrate perfettamente tra loro, e cioè, maestoso una cosa così, guardate che roba. E riguardo alle fondamenta che dicevamo prima, che arrivano sottoterra, questa le rende veramente a prova antisismica, e anche il fatto che queste rocce fondamentalmente sono completamente appoggiate l'una sull'altra, con forme completamente diverse, lo rende veramente a prova sismica, perché il Perù è anche un posto pieno di terremoti e queste qua da migliaia di anni non si sono mosse di una virgola. Una cosa, e la cosa più pazzesca in tutto ciò che ci siamo appena accorti, io non so se nessuno ne ha mai parlato di questa cosa, è che gli angoli di questa fortezza, giustamente, come tutte le altre fortezze, a parte il fatto che è incredibile che l'hanno modellata così, comunque sono a forma convessa, no? Però, no? Non come tutti... Come tutti gli angoli, a parte che questo può essere stato solo modellato e non scalpito perché Sì. è troppo liscio, Cioè, no? Però giustamente, come tutti gli angoli, tutte le fortezze a forma convessa, ci siamo resi conto in realtà che secondo me è la prova che sono rocce geopolimere, sono state modellate, non è la smoking gun che lo prova al 100%, ma un bel 99 ci arriva per quanto mi riguarda, è che ci sono rocce anche a forma concava, porca troia, le hanno scavate. non sembra dal video, ma... Non sembra, ma sono questa dall'interno. è una roccia... È un angolo di 90 gradi. È una roccia unica. Questa. Adesso lasciamo perdere la crepa che si è fatta durante il peso, gli anni, i terremoti. Però è una roccia unica. È una roccia unica. E come potete vedere lì, questo è l'angolo. Questo fa angolo. Quello è l'angolo. Questo è un angolo. Così si vede. Dall'interno. Passaci la mano. Passaci la mano. No, Qui? qua, giù. Ah. Ecco. È un angolo. Un angolo a 90 gradi scavato dall'interno. Non è scavato non può essere scavato dall'interno. Cazzo, come fai? Come fai? Poi con delle dimensioni così... Porca troia, poi guarda quanti lati ha. Immense. 1, 2, 3. Che i lati, attenzione, non fanno ad angolo. No. Non fanno ad angolo come tutte le cazzo di strutture Esatto, che conosciamo. Esatto, perché normalmente dovresti, come dei mattoni, li poni uno sopra l'altro. Queste sono strutture tutte diverse, appoggiate, e hanno tutti un sacco di angoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angoli. Questa qua concava c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angoli anche questa. Io non so come spiegarlo, è un puzzle, è un puzzle. Non è la classica non è il classico modo di costruire le cose questo. Forse quelle due pietre lassù facevano da angolo preciso. Quella lassù in cima. Ah, bravo. Quelle in cima fanno da angolo come normalmente si costruisce una fortezza. È un angolo di 90 gradi, però sono due pietre. Guarda come sono messe strane, cioè. Sì, sono due pietre attaccate l'uno dall'altro. Questo è un pezzo unico, cazzo. Concavo. Cioè, lo devi aver modellato per forza. Non puoi averlo scalpito con cosa? Con la roccia. Queste sono... Dicono che siano rocce vulcaniche, non sono troppo dure. Che poi è un angolo a 90 gradi perfetto se tu ti metti... Invece se lo guardi da così... Sembra una roccia... Sembra... Cosa? Una roccia qualsiasi? Sembra un muro piano così. Sì, esatto. Cioè, cambia poco. È vero. Cambia poco. Va bene ragazzi. Sì, io spero che non ci siano altre sorprese, perché non ci sta finendo di sorprendere questa Sacsayhuaman. Però che bello, cazzo, e commentate, fateci sapere cosa ne pensate. Siamo emozionati. Siamo emozionati veramente, io ho un'adrenalina. E dagli scoppiati a tutto, al prossimo video.
Qua? Così proprio? Cazzo vuole? Why not? Che sì. Thank you.